Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Cosa c'è in questa scatola? Vabbè, lo sapete già dal titolo ovviamente. Sculptfun S30 Ultra con modulo da 22 watt. Quindi la nuova serie di Sculptfun che promette veramente bene. Non vedevo l'ora di provarla. Andiamo a vedere come si comporta questo laserone. 67 Lab. Allora, senza perdere troppo tempo, tanto queste scatole contengono sempre le stesse cose, andiamo a vedere insieme. Un po' di pannellini da mettere sotto, manuale di istruzioni, elettronica, le gambette, la protezione nuova fighissima, il modulo, il super mega portalone e vedete già che c'è qualcosa di diverso, un pochettino più grande. Vediamo il secondo strato, che cazzarola era al contrario. Tubo Erassist di nuova generazione e lo vedremo anche lui nel dettaglio. Cavi, cavetti, viterie, fine corsa, compressore, alimentazione, lente di ricambio e il resto della struttura, che come vedete è un pochettino più grande, come già anche il portale. Infine scatoletta con un po' di chiavi, gli accessori e bellissimi gli scovolini per la pulizia e ovviamente un bel paio di occhialoni verdi con i quali andare a vedere tutto il mondo in rosa. Ok, adesso andiamo a fare quelle che sono le operazioni di montaggio, che veramente non ho più voglia, ragazzi, non ho più voglia di montare laser. E immagino che voi non abbiate più voglia di vederlo, perché sono le solite 4 viti, sono uguali per praticamente quasi tutti i laser che avete visto su questo canale. Se volete vedervi un montaggio dettagliato, andate in qualcuno dei video precedenti, come lo Sculptfun S10, come l'S30 Pro Max, come l'S30 Pro, eccetera, eccetera, eccetera. Ci vediamo tra qualche minuto quando avrò tutto montato e andremo a vedere nel dettaglio come è realizzato e andremo a vedere nel dettaglio tutte le novità della serie S30 Ultra. Ed ecco qua tutto montato. Come vedete è passato un po' di tempo, nel frattempo è arrivata anche l'estate, perché ovviamente uno programma le cose e poi non riesce a concluderle negli orari previsti. Infatti il laser è montato qua sulla scrivania da una settimana. Ma bando alle ciance, una cosa che mi ero scordato di dirvi è che insieme al laser mi è arrivato anche questo favoloso Honeycomb, che è ben 600 mm x 600 mm ed è leggermente sollevato. Non so se si vede, qua c'è un piedino e qua ce n'è un altro, eccetera. È sollevato perché sotto di questo possiamo andare a inserire queste piccole clip che vengono avvitate nella parte sotto, che servono per tenere fermo e per andare ovviamente a compensare la flessione del materiale che andiamo a incidere. Questo Honeycomb mi è piaciuto così tanto che ci ho fatto un video dedicato. Non so se quando vedrete questo video sarà stato pubblicato prima l'Honeycomb o prima questo video, ma in ogni caso aggiungerò qua sopra il link nelle schede e sicuramente anche sotto in descrizione, per cui non perdetevelo per vedere tutti i dettagli. Detto ciò, vi faccio vedere 2 o 3 dettagli di quello che ho visto di miglioramenti rispetto alle macchine precedenti e poi andiamo a vedere qualche test. Partiamo dal modulo. Il modulo che è stato implementato con questa copertura fatta tutta in alluminio con su incastonato lo schermino di protezione, schermino che in verità continua a essere un pezzetto di plastica, non è vetro polarizzato o cose di questo tipo. Andando in su, sempre sul modulo, vi faccio vedere i nuovi connettori che sono veramente ottimi e risultano molto più sicuri a livello di connessione rispetto a quelli precedenti, i connettori JST o qualcosa del genere, non mi ricordo. Dopodiché, meraviglia, finalmente, guardate, hanno trovato un tubo che sia all'altezza. Guardate che bello, indistruttibile, inschiacciabile, non so che gomma sia, ma è una gomma molto più rigida che riprende la sua forma e soprattutto non tiene eventuali pieghe fatte durante il trasporto, per esempio, o mentre ce l'abbiamo ammucchiato da qualche parte. La meccanica è rimasta praticamente invariata. Andando sulle gambe vi faccio vedere questo piccolo dettaglio, i piedini di gomma che non sono più quei piedini adesivi che tenevano da Natale a Santo Stefano, ma sono proprio delle clip di gomma, vediamo se riesco a farvelo vedere da questa parte, che si incastrano, che si accavallano sopra al metallo della gamba e risultano
veramente ottime come antiscivolo. Visto che siamo in questa zona, vi faccio vedere questo oggettino veramente figo, che è il supporto per il nostro blocchetto di regolazione dell'altezza del laser, che andava sempre perso, adesso sappiamo dove metterlo. Poi, passando all'elettronica, vedete che è stato implementato il pulsante di arresto di emergenza, la chiave di sicurezza on e off, e infine l'antennina Bluetooth che ci permette di collegare il laser al nostro computer senza utilizzare il noiosissimo cavo USB. Ultima cosa, non fate caso a questa ventola che andrò a utilizzare per i test e che ovviamente è montata da me, spero che non vada a piantarsi il modulo qua contro. Per tenere i cavi non abbiamo più il nastro adesivo di carta da mettere qua sopra, che era una soluzione veramente un po' cheap, ma ci sono queste clip che vanno a fermare il cavo e che sono adesive, vanno attaccate qua sotto. Ce ne abbiamo sia qua che dietro il portale, vedete? Per il resto la meccanica è rimasta uguale, sempre questa struttura molto spartana che però è piuttosto solida e che onestamente non ha mai dato problemi, nonostante si vedano in giro delle soluzioni più eleganti. Ma vi dico la verità, questa macchina non so perché, sarà che mi ci sono affezionato, ma le Sculpt Fan io sono quelle che al momento vedo come miglior scelta, anche perché ok, un pochettino più grezze, ma ci danno delle ottime prestazioni a prezzi relativamente contenuti. Tanto per portarvi un esempio, questa qua, che è la versione da 22 watt come dicevamo prima, si porta a casa con all'incirca 900 euro in questo momento, che assolutamente non sono pochi, ma che ci portano già una soluzione completa e soprattutto anche bella grande, perché partiamo con 600 x 600 mm di area utile di incisione e in più Air Assist, che vedete qua, come sempre controllabile già direttamente via software. Stanno iniziando a implementarlo un po' anche i vari competitor. A questo punto, visto che per testare il nuovo Honeycomb ho piazzato una tavoletta di compensato da 3 mm, proviamo a fare qualche prova su questa tavoletta. E stranamente non parto con il taglio, ma parto con l'incisione, in quanto, se vi ricordate, nei video precedenti vi dicevo che i laser più potenti gestiscono un po' meno bene le sfumature, quindi se una persona deve fare principalmente delle incisioni con scale di grigi, sarebbe convenuto prendere laser un pelino meno potenti. Sculpt Fan dice di aver risolto questa cosa con queste versioni. Infatti la nuova serie S30 Ultra non ha più la versione di modulo da 5 watt, ma parte dagli 11 watt, 22 e 33. E nonostante questo dice di ottenere buoni risultati per quanto riguarda le sfumature. Sono andato a preparare un pattern di incisioni e andiamo a vedere come si comporta su un paio di materiali. In particolare ho pensato di farlo sul compensato e su un pezzo di MDF, su cui tempo fa avevo fatto delle prove e non mi aveva convinto molto, proprio come materiale da incidere, non come il laser. Ma visto che alcuni di voi mi hanno chiesto informazioni anche riguardo a questo, proviamo a vedere cosa succede. Proviamo ad accenderlo per la prima volta. Chiave, interruttore. Fa parecchio rumore la ventola, come già sull'S30 Pro Max. Per questi test mi collegherò comunque con il cavo, nonostante la presenza del Bluetooth. E andiamo con il primo azzeramento.
E siamo al terzo cambio d'abito. Ho dovuto fare questa terza sessione di registrazione perché durante i test mi sono reso conto che qua dentro non si respirava, tant'è che ho continuato parte dei test con la maschera perché era veramente diventato tutto insopportabile qua dentro e oltretutto non si vedeva praticamente più. Purtroppo quando faccio i test qua sopra sulla scrivania, anziché nel comparto apposito con l'aspirazione che ho dietro la fotocamera, qua dentro si fatica veramente a respirare. Comunque, bando alle ciance, ho testato per benino questo laser e devo dire che funziona veramente bene. Iniziamo dai test di incisione anziché dai soliti test di taglio e prendo questi due pannelli che, come vedete, riportano un pochettino di test. Partiamo dal compensato. Innanzitutto vi devo dare una brutta notizia che spero si risolva a breve. Il sito per andare a generare i test di incisione non funziona più. Ha qualche problema per cui tutti i test di incisione venivano fuori senza le immagini o senza le sfumature, per cui ho dovuto generare questi test praticamente a mano, direttamente su Lightburn. A parte questo, primo test, al di là delle scritte che dovevo andare a calibrare ancora a livello di potenza, ho realizzato questa matrice di rettangoli tinta unita con 3 colonne di potenza e 5 righe di velocità, partendo da 100 mm al secondo per arrivare a 300 mm al secondo, quindi 6.000 mm al minuto e 18.000 mm al minuto, visto che questo laser comunque può andare molto veloce. Tutti questi rettangoli sono di colore uniforme, quindi non hanno sfumature. Tutti i test sono stati fatti con il laser al 90% di potenza massima, quindi le percentuali che vediamo sul test si riferiscono al 90% di questa potenza. Quindi per esempio il 40% del 90% sono il 36%. E via dicendo. Detto ciò, vedete che nella prima colonna col 40% a 300 mm al secondo non andiamo quasi a incidere, per poi iniziare a vedere qualcosetta a 250 mm al secondo e un risultato concreto a 200 mm al secondo, quindi 12.000 mm al minuto. Andando su di potenza e scendendo di velocità andiamo a incidere ovviamente in modo più marcato fino ad arrivare a dei risultati quasi inutilizzabili che sono questi qua a 100 mm al secondo. Quindi io sconsiglio di stare a velocità così basse con un laser così potente. Infatti se vado a mettere una luce nella parte posteriore vedete che le ultime due finestrelle sono praticamente forate. Se vado a spingere un pochettino col dito vado addirittura a spaccarle. Nei due test che vediamo qua sopra ho provato a isolare le velocità utili, quindi da 150 a 250 mm al secondo, le stesse potenze, e in questo caso ho dei rettangoli che riportano una sfumatura di grigio. Nella parte bassa eseguita con il dithering, nella parte alta invece eseguita con le sfumature. Devo dire che con il dithering si ottiene un risultato leggermente migliore, perché con le sfumature vedete che abbiamo un'uniformità maggiore della sfumatura in sé, ma non è così marcata la differenza tra la parte scura, questa qua dovrebbe tendere al nero, e la parte chiara che dovrebbe tendere al bianco. Quindi almeno sul compensato conviene come tipo di sfumatura utilizzare un dithering qualsiasi, magari facendo qualche prova con i possibili pattern che Lightburn ci mette a disposizione. Per chi non lo sapesse, il dithering è quella tecnica con cui vengono realizzate le sfumature andando a incidere punti più vicini o più lontani tra di loro a seconda di quanto la sfumatura sia scura oppure chiara, oppure facendo dei puntini più grandi o più piccoli, un po' come si vede se andiamo a ingrandire un'immagine di quelle stampate sulle riviste. Secondo test che ho fatto, MDF, che mi avete chiesto in moltissimi, e devo dire che sull'MDF si ottengono dei risultati niente male. Stessi test di prima, da 300 a 100 mm al secondo, dal 40 al 100% del 90% della potenza. Vedete che in questi casi iniziamo a incidere fin da subito, già a bassa velocità e a bassa potenza, però abbiamo delle sfumature che sono quasi impercettibili, diciamo, partendo da qua, andando su questa diagonale. Dopodiché comincia a cambiare un pochettino la situazione. Vedete i test incompleti perché mi è andato in stand-by il computer, ma l'ultima parte già qua al 70% 100 mm era bruciato, per cui ho deciso di lasciarli così. Andando a isolare le parti che mi interessavano, quindi di nuovo da 250 a 150 mm al secondo, sono andato a realizzare questo test con le sfumature, e questo qua è stato realizzato non con il dithering ma con le sfumature. Se vogliamo fare un raffronto dobbiamo confrontare questo compensato con questo MDF e guardate come rendono molto meglio su MDF le sfumature fatte senza dithering. Vedete che a mio avviso le migliori impostazioni sono 200 al 90% di potenza
e 150 al 70% di potenza, riusciamo a vedere tutta la gamma di sfumature di grigio, sia qua che qua, anche se la parte chiara è molto molto leggera. Quindi molto validi i test per quanto riguarda l'incisione su MDF, che secondo me può essere una buona soluzione per andare a incidere delle fotografie anziché utilizzare il compensato, che anche a seconda del compensato varia un pochettino le sfumature e non mi fa impazzire. Ho ancora fatto una prova, un amico mi ha chiesto: si può incidere su una tela? La risposta è più o meno, bisogna veramente sbattersi tantissimo. Infatti, se vedete qua, le sfumature non sono praticamente gestite e la tela si è completamente bucata. Cosa è successo? Il range di funzionamento sulla tela è veramente piccolissimo. Diciamo che da una scala da 1 a 100% fino al 40% di potenza non incidiamo, dal 40 al 45% incidiamo appena appena, oltre al 45% buchiamo la tela. Queste qua sono tele economiche e sintetiche, ma su una tela di questo tipo non si riesce a fare nulla. In quel range che ci rimane, dal 40 al 45% sarebbero da gestire le sfumature, che con un laser di questa potenza è praticamente impossibile. Forse si riesce a fare qualcosetta col dithering, ma bisogna fare un sacco di test, un sacco di prove e il risultato non è garantito. Quindi per quanto riguarda le incisioni la situazione è questa. Benino sul compensato, avete visto anche nelle recensioni precedenti quando vado a incidere delle immagini su compensato il risultato sì, da lontano viene bene, ma quando ci si avvicina più o meno. Molto bene risultati sull'MDF, che ci permette di tenere una buona gamma di sfumature con il difetto di avere un materiale poco contrastante perché il colore è già più scuro di sé e quindi il contrasto parte dal colore dell'MDF, questo marroncino, per arrivare al nero, diciamo, del bruciato completamente. Però il risultato che è comunque convincente. Tela impossibile. Passando invece alla questione taglio, la questione taglio qua vinciamo facile perché abbiamo i nostri 22 watt che ci permettono di tagliare un sacco di materiali e un sacco di spessori. Come sempre io vi dico, ok, con una macchina del genere possiamo tagliare anche 20 mm, quasi 20 mm di legno con poche passate, ma non è una macchina fatta per tagliare quegli spessori. Con una macchina di quel tipo io non mi spingerei oltre a questo, che è l'8 mm di compensato, oppure 8 mm di legno, diciamo, morbido, come può essere un pioppo, un abete o cose di questo tipo. Tralascerei i test con i 3 mm, questi qua sono tutti cerchi che ho utilizzato per andare a tarare gli assi, per cercare di avere il cerchio il più preciso possibile. 3 mm lo andiamo a tagliare veramente come il burro e anche in modo molto preciso, perché questo laser, oltre ad avere un'altissima potenza, ha anche un punto di messa a fuoco che è veramente piccolissimo, per cui le linee di incisione rimangono veramente molto molto precise. Passando invece a qualcosa di più interessante, compensato da 8 mm, un pezzo di compensato veramente balordo che non so bene per quale motivo, se tagliato da un lato non riusciva a passare dall'altra parte, guardate qua, andando a girare il legno invece ha ottenuto risultati ottimi. Guardate cosa è venuto fuori per esempio dal taglio di questo esagono. Esagoni concentrici, ovviamente li tengo qua sopra perché sono tutti staccati, vedete? Tutti staccati perfettamente, stesse impostazioni di questo taglio che prima non era venuto, eppure sono riuscito a tagliare tutto perfettamente. Guardate per esempio, prendiamo un esagono esterno e guardate lo spessore di questo taglio. Rimanendo sull'8 mm, abete con il quale anche in questo caso, guardate, risultato veramente ottimo. Stesso pattern, ho tagliato un po' meno esagoni perché c'era già troppo fumo e non avevo più voglia, però guardate anche in questo caso. Poi con tutta questa potenza a disposizione, volete non fare una prova su un legno spesso? Anche se io dico che non è una macchina per tagliare legni così spessi, abete da 18 mm, 18-19, tagliato in 4 passate e legno carbonizzato veramente pochissimo. Un taglio molto molto preciso, molto molto netto. Guardate la linea di taglio, che precisione. Quindi sappiate che non lo consiglio perché fa un fumo pazzesco, perché ci vuole comunque tempo, perché il risultato è garantito ma fino a un certo punto, ma riusciamo a tagliare anche spessori di questo tipo.
Dopodiché ho voluto fare una prova un po' alternativa. Ho recuperato al lavoro un pezzo di feltro di scarto, feltro da 5 mm, e guardate qua il risultato. Feltro che viene tagliato con una velocità veramente altissima, un esagono di questo tipo si taglia in una decina di secondi scarsi, risultato ottimo, da fare assolutamente o con una maschera oppure in spazi aperti, perché in particolare questo feltro è feltro sintetico, quindi in sostanza è plastica, e rilascia gas tossici, quindi attenzionissima in generale quando incidete materiali plastici. Con le giuste impostazioni quindi riusciamo a incidere veramente un range di materiali e di spessori non indifferente. Macchina come già anche il suo predecessore, l'S30 Pro Max, che dà grosse soddisfazioni. Macchina molto precisa, un po' più difficile da settare vista la grandezza del portale, in quanto nonostante i 600 mm abbiamo soltanto un motore per l'asse Y da questa parte, e con l'albero di torsione così lungo ho faticato un pochettino a trovare la quadra tra il tensionamento delle cinghie, la pressione delle ruotine di contrasto, quelle sotto, quelle da regolare con l'eccentrico, e la sincronizzazione dei due motori da fare andando a regolare l'albero di torsione che unisce i due motori. Per il resto un'ottima macchina, come abbiamo visto, la solita struttura ma corredata di quelle 2 o 3 cosette in più che le fanno fare un piccolo scatto di qualità, per cui una macchina che, come già tutte le altre Sculpt Fan, io consiglio alla stragrande. Nota particolare, bellissimo il ripiano Honeycomb sollevato e con la possibilità di andare a fissarci con pinzette, con queste clip avvitate. A volte non comodissimo da fare, ma veramente ben realizzato anche lui. Molto bene che nella confezione vengano dati gli scovolini per la pulizia, perché con un laser così potente quando andiamo a fare le incisioni ho visto che la punta dell'ugello si sporca tantissimo. Incisioni intese non taglio, incisione, perché utilizzando l'Air Assist spento tantissime scorie si alzano nel punto di incisione che, essendo molto vicino alla superficie, si va a incrostare, quindi periodicamente va fatta la pulizia. Periodicamente vuol dire anche dopo ogni sessione di incisione, ve lo consiglio. E altrettanto periodicamente, con un bel cotton fioc e un pelino di alcol e un po' di pazienza, smontare il nozzle e andare a pulire anche la lente. Per assurdo, se utilizzato più per tagliare, invece, con l'Air Assist acceso il nozzle si sporcherà molto di meno. Ultima nota che andiamo a fare, il prezzo. Laser che arriva in 3 versioni, tutte e 3 identiche dal punto di vista meccanico, cambia il modulo 11, 22 o 33 watt. 11 intorno ai 550 euro, 22 ci spostiamo già a 900 euro per arrivare a 1200 euro circa per quanto riguarda il 33 watt. 33 watt non ho ancora avuto possibilità di provare una macchina così potente, lo farò a breve, quindi seguitemi, ma che sicuramente serve per cose un pochettino più specifiche. A seconda del budget e a seconda dell'esigenza vi consiglio di stare sull'11 o sul 22 watt, con il quale riuscite già a fare praticamente tutto quello che volete. Io direi che a questo punto vi ho dato abbastanza informazioni per quanto riguarda questo laser. Se vi serve qualche informazione in più, non esitate a chiedermelo qua sotto nei commenti o a contattarmi in direct su Instagram. In entrambi i casi cerco di rispondere sempre a tutti. Su Instagram forse c'è un po' più di facilità nel dialogo, per cui andate a seguirmi anche su Instagram. Se il video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto e ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere nemmeno un episodio e nemmeno un video. Anche per oggi da Andrea da 67 Lab è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ragazzi!